Ciao a tutti e benvenuti a... Edo, non c'è budget, non c'è il... No. Niente. E benvenuti a Cremona. Andate. Meglio, dai. Dove vi proponiamo una comparativa fra due delle medie, fa impressione chiamarle medie perché una è un 800, una è una 950 sportive più interessanti del panorama mondiale, due italiane bellissime, la Ducati Panigale 959 corse e l'MV Agusta F3 800 reparto corsa. Però siccome io oggi non ho voglia di fare assolutamente niente, io ho deciso che me la sciallo e stavolta faccio lavorare Lillo e Luca e gli faccio raccontare le moto. Però prima di passare la parola ai ragazzi vi invito a mettere un like al video se vi piace e a iscrivervi al nostro canale. Cominciamo a parlare della Ducati. Io sono sulla rossa di Borgo Panigale 959 Panigale nell'allestimento corsa che insieme alla versione base condivide il classico bicilindrico superquadro da 955 cc, 150 cavalli a 10.500 giri e 102 Nm di coppia a 9.000 giri. Anche l'elettronica è condivisa, ricchissimo pacchetto elettronico come sempre offerto da Ducati, quadro totalmente digitale, ABS cornering, traction control, quick shift, in questo caso solo negli innesti in salita, però nella versione corsa abbiamo una magnifica livrea, lo vedete, un rosso opaco abbinato al bianco che riprende i colori della Ducati Desmo 16 che corre in MotoGP nel 2017. Inoltre accorgimenti anche per la ciclistica, infatti c'è forcella Hollis completamente regolabile, NX 30 e invece dietro un monoammortizzatore TTX 36, anch'esso completamente regolabile. Inoltre i tecnici di Borgo Panigale hanno voluto aggiungere anche un magnifico silenziatore, un doppio silenziatore firmato a Krapovic e inoltre c'è anche la batteria al litio che contribuisce insieme per l'appunto al silenziatore completamente in titanio ad abbassare il peso complessivo di 2,5 kg, si arriva quindi a 165 kg a secco. Insomma, questa è la rossa, veramente stupenda. Sì. Lillo invece come se la cavano su? Ma io direi che anche questo il rosso ce l'ha, è un tricolore bellissimo, una livrea spettacolare per un F3 800 RC reparto corse. Allora, tecnicamente la piattaforma 3 cilindri, sappiamo, 3 cilindri, albero controrotante, in questa versione con scarico dedicato in titanio e carbonio arriva a 153 cavalli, per cui ci sono 5 cavalli in più rispetto alla versione standard, perché oltre allo scarico abbiamo una centralina dedicata che poi permette anche di avere una regolazione del traction control proprio adatta all'uso in pista. Ciclistica spettacolare, abbiamo un telaio a traliccio con piastre in alluminio, forcella Marzocchi, non ve lo sto a dire, completamente regolabile, un mono Sachs anch'esso completamente regolabile, per cui una moto pronto pista. Inoltre abbiamo proprio su questo modello anche leve dedicate, pedane, entrambe in Ergal. Abbiamo i copritappi al posto degli specchietti e inoltre MV Agusta fornisce anche un telo coprimoto oltre al cavalletto sempre dedicato per questa serie limitata. Però non hai parlato dell'elettronica. Qui si potrebbe scrivere un'enciclopedia sulla parte elettronica dell'F3 800. Si può intervenire su tutti i parametri, dalla risposta del gas all'erogazione della coppia, mappe motore, livello di intervento del traction control, ben 8 i livelli, per cui si può veramente regolare la moto, ce la si può cucire addosso in tutti i sensi. Ok, Fra, però ti sei dimenticato un dettaglio abbastanza importante perché la piattaforma 3 cilindri di MV Agusta è stata la prima fra le medie ad avere il quick shifter sia in innesto che in scalata. Esatto. Inoltre ti sei scordato tu invece di dire che ha anche un ABS regolabile e per cui impianto frenante di pregio. Brembo davanti, Brembo dietro, la pompa è una Nissin, per cui tanta roba. Tanta roba. Allora adesso entriamo, andiamo dentro. Io ho detto che me la piavo comodo, ma vengo a girare un pochino anch'io, perché poi divertirsi va sempre bene. E non vi proponiamo un confronto sui tempi perché le due moto sono gommate in maniera diversa, visto che MV Agusta molto gentilmente ha voluto farci il regalo di portarci questa F3 gommata super corsa, però come nostra bella tradizione pensiamo di concentrarci un pochino di più sulla dinamica per aiutarvi a capire quella che vi piace di più al di là del tempo sul giro, per cui andiamo, giriamo, torniamo e ve la raccontiamo nel dettaglio.
Bene ragazzi, giornata finita, siamo divertiti, abbiamo portato a casa le ossa, è sempre la prima regola di una giornata in pista. Tutte nella stessa sequenza. Tutte nella stessa sequenza, senza bisogno di numerarle e ricomporle. E abbiamo scoperto qualche cosa di più su queste due meravigliose medie, chiamiamole ancora medie sportive. Entry level. Entry level. E facevamo una considerazione prima rendendoci conto che il livello di potenza di queste due, 150 cavalli più o meno, è una 1000 di 10-15 anni fa. Quindi stiamo parlando del gradino da una 300 per passare a una 1000, in mezzo ci sono queste con la potenza di una superbike, di una super sportiva, di una decina di Tutto anni il fatto che poi Euro 3, Euro 4, quant'altro. Assolutamente, quindi con buona pace del fatto che l'Euro 4 ammazza le prestazioni. Allora, io direi che è arrivato il momento di raccontare un po' ai nostri lettori come si comportano queste due belvette. Proviamo ad andare un attimo per ordine e parliamo, da cosa cominciamo? Facciamo il motore? Dal motore, abbiamo parlato della potenza, direi. Bravissimo, allora comincia tu Luca. Beh, motori entrambi veramente da paura. Tanta potenza, siamo intorno ai 150 cavalli per entrambi. Due motori dal carattere però comunque diverso. Abbiamo il 3 cilindri, quindi lineare, è bello cattivo, però si riesce a guidare bene. Dall'altra parte il super quadro bicilindrico, cattivissimo, tipo della Panigale, ma riesce ad avere comunque un allungo veramente incredibile sul dritto che non mi aspettavo. E poi con si il va taglio, forte. col taglio dell'imitatore è veramente fantastico, perché anche se sbagli non mura, cioè praticamente arrivi e ti lascia quei 10 metri di... Si stempera morbido, ti dà il tempo di riparare. Quello con la invece cambiata. muove un po' di più, no? È un po' più cattivo nel taglio. Tra l'altro poi naturalmente questo è un bicilindrico, quindi alla prima riapertura c'è un po' più di schiena, ti porta fuori dalla curva. Il 3 cilindri dell'MV è un pochino meno pieno sotto, quindi devi guidarlo un po' più da due tempi, passami il termine, quindi devi essere un po' più pulito in percorrenza e spalancare. Quindi parliamo a questo punto, visto che abbiamo parlato di percorrenza, la ciclistica. Ciclistica sono abbastanza diverse. Lì MV abbiamo una moto che è una spada, è veramente una cosa pazzesca, velocissima, molto rapida in inserimento, cambi di direzione li fai solo col pensiero, non c'è da spostare peso, quello che vuoi fare quella moto lo fa. La Ducati è un po' più amichevole da un certo punto di vista, è un po' più stabile, ma non si può dire che sia instabile la MV, però la Ducati dà una maggior confidenza da questo punto di vista, è meno svelta magari nell'entrare in curva e anche nei cambi di direzione, pur essendo molto rapida, e lì c'è veramente forse una moto top Certo. anche in questa categoria. Questa è una moto un po' più ti rende tutte le cose abbastanza facili. Inoltre ha un vantaggio rispetto all'MV, che è quello di essere molto abitabile. È una moto adatta anche a chi passa il 1,80 m. Ci si sta, tu Luca che sei un praticone. Eh sì, sono spilungone, devo dire che la carena della 959 Panigale copre veramente bene sul dritto. Io però faccio un attimo un passo indietro, perché abbiamo giustamente parlato dell'inserimento dell'agilità e dei cambi di direzione. Sì. Allora, in parte sicuramente è dovuto al fatto che l'MV, l'albero controrotante, annulla un pochino l'inerzia giroscopica e quindi la rende più svelta in inserimento e più agile nei cambi di direzione, ma c'è anche un profilo di gomma molto diverso, perché ricordiamoci sempre che la supercorsa e il rosso corsa naturalmente è una gomma più stradale, quindi più rotonda nell'inserimento, supercorsa, bam! vai giù Assolutamente, però si percepisce che è proprio anche una questione di ciclistica. Certo. Poi tra l'altro l'albero controrotante dà anche un effetto, non tende a portarti fuori traiettoria in uscita di curva. Quando si riprende in mano il gas, la moto tende addirittura a chiudere la traiettoria. Questa è una cosa fantastica del contratto. Ducati non a caso l'ha messo sul V4. Esatto. E visto che parlavamo di comportamento dell'acceleratore, intanto direi che su tutte e due non ci siamo spinti o meglio, abbiamo provato la mappatura più spinta, quindi su tutte e due la race da una parte e la sport, se mi ricordo bene, sulla MV, però abbiamo trovato in entrambi i casi direi che eravamo tutti d'accordo sul fatto che fosse un pochino troppo pronta di risposta, quindi ci siamo andati a pasticciare, a adattare il riding mode su tutte e due, trovando la risposta intermedia all'acceleratore, però con un livello più basso di traction control e un livello più basso di intervento dell'ABS. Ciò nonostante la Ducati con l'acceleratore un po' più... Sì, soprattutto a fine giornata, quando la gomma diciamo un po' è arrivata alla fine, in curva, in piega, se per caso nei transitori creava qualche problema di assetto e anche di grip. Diciamo che sarebbe stato bello provarla con una gomma un po' più performante. Certamente. Invece MV sinceramente, come poi succede su tutte le 3 cilindri, potenza piena ma risposta del gas normal, per cui ti dà quella morbidezza e non sempre dare il gas, sentire la botta
efficace, soprattutto in pista. Assolutamente. Allora, io direi che facciamo anche una considerazione un pochino globale, quindi direi che tutto quello che abbiamo detto va a comporre un quadro che dipinge, diciamo così, la Panigale, anche vabbè, Ina, 950 e 150 cavalli. Alla faccia dell'Ina. Comunque dipinge la Panigale come una moto sicuramente molto prestante, molto sportiva, con una gran bella personalità, viscerale come tutti i Ducati, un gran bel rumore di scarico e quant'altro, una moto forse molto sportiva ma facile, accessibile e che ti insegna anche a guidare. L'F3 invece è un pochino più cattiva, nel senso che è altrettanto facile paragonata alle Millone, è una moto che si riesce a sfruttare un po' di più, però bisogna essere un pochino più precisi, un po' più esperti, bisogna darci con le mani della festa in inserimento, nei cambi di direzione, perché è una di quelle moto che ti sposti di un centimetro da una parte o dall'altra, lo senti. Molto sensibile. La Panigale ti perdona un po' di più delle sbavature, la stanchezza e quant'altro. Posso fare una considerazione finale? Perché Certo. la vera sorpresa di queste medie, perché sono medie, è che comunque in circuito con un pilota o comunque un amatore che inizia ad andare permettono di andare veramente forte, e comunque stiamo parlando di medie con un'elettronica secondo me veramente completa, perché anche se non hanno quadri LCD super sofisticati da MotoGP, hanno tanti settaggi e, vedendo anche le diverse caratteristiche del motore, permettono di creare una mappa, un riding mode su misura, e quindi alla faccia delle medie, direi. Poi il divertimento di queste moto è che ti danno la possibilità di girare tanto, affaticandoti meno rispetto a un Millone, soprattutto quando le piste sono abbastanza strette, e ti danno tanta soddisfazione, perché qui dai veramente il gas, e oltretutto, come ho visto anche sui rettilinei, tutta sta differenza non c'è. Allora, il discorso è che una volta eravamo abituati, quelli della nostra generazione, adesso Luca è un ragazzino e forse non ha... Però noi eravamo abituati a considerare le medie come delle moto anche un pochino povere di dotazione, qui invece hai delle moto che sono un po' più basse di cilindrata, ma la dotazione alla fine è quasi la stessa delle maxi. Questa cosa naturalmente si riflette poi sul prezzo, perché il prezzo stiamo parlando di 19.150 euro, 150 e qui 20.990, quindi stiamo parlando di... non pensiamolo nelle vecchie lire perché viene male. Però non bisogna ragionare in termini di cubatura, cioè bisogna ragionare in termini di contenuti. Sinceramente quei 200 cc che ti possono separare da una 1000 non fanno la differenza. I cavalli sì, sono importanti, ma non sono tutto. Come guidabilità abbiamo visto che ci si diverte tantissimo. In termini di appagamento qua siamo ai livelli massimi. E poi per nulla affaticati, questo ragazzi, una rosa. Io assolutamente, anche per noi vecchietti, anche per noi vecchietti è roba che conta, è tanta roba ormai. Quindi non stanchi e felici vi salutiamo, noi ce ne torniamo a casa, ci riportiamo a casa queste due belvette e vi diamo appuntamento alla prossima prova, direi. Ciao, ciao. Ciao a tutti amici e benvenuti a Cremona. No, Luca, no Luca. No Luca, questa produzione no, cioè il doppiaggio non abbiamo il budget. Scusa, eravamo d'accordo. No, ti ho detto guarda, va bene. 5 video, sì, abbiamo fatto anche il forfait. Esatto, facciamo un forfait, però me li gioco quando ci sono tante R nel nome delle moto. Una cosa Cremona, c'ha la R. No, sì, però dai, non ho budget da sprecare per queste cose più piccoline, no? Mi dispiace. Però se vuoi facciamo una cosa, no, aspetta. Se ti pago in visibilità?